I 5 assiomi della comunicazione. Se hai già visto Comunicazione 1, dove appunto ti iniziavo a parlare di comunicazione, sicuramente ti sarai accorto che ti avevo promesso che ti avrei parlato degli assiomi della comunicazione. Oggi ti parlo proprio di questo. Naturalmente non posso approfondire tutti quanti i temi che riguardano questi 5 assiomi, però puoi integrare tutto quanto quello che ti sto dicendo attraverso il libro di Paul Watzlawick del 1971, edito da Astrolabio, che si chiama Pragmatica della comunicazione umana. Lo trovi tranquillamente su Amazon. Ebbene, la prima domanda che ci potremmo fare è: perché è importante conoscere questi 5 assiomi della comunicazione? Molto probabilmente le prime due cose che mi vengono in testa sono: uno, per conoscere quali sono le interazioni comunicative o comunicazionali fra individui, e soprattutto capire che cos'è la comunicazione efficace, e due, per cercare di evitare fraintendimenti o incongruenze quando stiamo comunicando. Ma vediamo insieme subito questi 5 assiomi della comunicazione. Primo assioma: è impossibile non comunicare. Se prendiamo come riferimento il comportamento umano, ci rendiamo subito conto che, per quanto una persona si possa sforzare, è impossibile non comportarsi. Qualsiasi cosa faccia è un comportamento, quindi non importa se sta saltando oppure se sta immobile su una sedia e in silenzio, sta manifestando un comportamento. Sappiamo anche che il comportamento in realtà è comunicazione, perché qualcosa ce lo comunica. Allora il primo assioma dice che appunto è impossibile non comunicare. Assioma numero 2. In ogni comunicazione si ha una metacomunicazione che regolamenta i rapporti fra coloro che comunicano. Quando comunichiamo non ci limitiamo a far passare solo il messaggio che è racchiuso dalle singole parole che vengono dette. In realtà esistono anche altri segnali e altri tipi di comunicazione che tendono a darci informazioni specifiche di altro genere, che va oltre quel tipo di comunicazione che stiamo cercando di dare attraverso le parole. Questo tipo di altra comunicazione viene chiamata metacomunicazione, ovvero una comunicazione che sta al di sopra e che ha a che fare appunto con la relazione fra i due interlocutori. Frasi del tipo: mettiamo in chiaro subito le cose, oppure facciamo il punto della situazione, oppure ancora, visto che lei mi dice X, allora io Y, ci fanno capire che i rapporti fra i due interlocutori hanno un certo tipo di valenza, e non dipende solo dalle parole, dipende anche da quello che si evince tra le parole stesse. Siccome la comunicazione è legata strettamente alle relazioni e ai rapporti fra individui, questo tipo di comunicazione che va al di sopra delle parole si chiama appunto metacomunicazione, ed è proprio questa che determina il rapporto fra le persone, o meglio fra gli interlocutori. Sappiate che in una relazione sana si tende a dar per scontato che il valore della relazione non cambia, e quindi si sta più attenti al contenuto di quello che diciamo, mentre in una relazione malsana siamo sempre in continua lotta nel cercare di comprendere che tipo di relazione abbiamo, e quindi non facciamo molto caso al contenuto delle parole. In questo caso significa che diamo molta più importanza alla metacomunicazione piuttosto che alla comunicazione stessa. Assioma numero 3. Le variazioni di flussi comunicativi all'interno di una comunicazione sono regolati dalla punteggiatura utilizzata dai soggetti che stanno comunicando. All'interno di una relazione comunicativa i soggetti inseriscono una serie di interventi, e il fatto che siano più o meno fitti, più o meno ravvicinati o incalzanti, determina una sorta di punteggiatura, esattamente come la punteggiatura che troviamo all'interno dei libri che leggiamo. Quel tipo di punteggiatura determina non solo i messaggi, esattamente come nel secondo assioma abbiamo visto, ma determina anche il modo in cui la comunicazione si andrà a sviluppare. Assioma numero 4.
le comunicazioni possano essere di due tipi, possano essere analogiche oppure digitali. Se prendiamo come riferimento il neurone e la comunicazione del neurone, ci rendiamo subito conto che è una comunicazione numerica, è binaria, basata su 1-0 e su 1-1, o il messaggio passa oppure non passa. Appunto, questo tipo di comunicazione numerica viene chiamato in comunicazione digitale, ovvero il numero che corrisponde ad una rappresentazione arbitraria che la società gli dà, ovvero un segno che significa quella cosa lì, esattamente come un nome o una parola. È una rappresentazione, un segno che la nostra società dà a quell'oggetto che viene chiamato e quindi c'è un rapporto, come dire, numerico. Quindi la comunicazione digitale ha a che fare strettamente con le parole e quindi con la comunicazione verbale, mentre se prendiamo come riferimento la comunicazione più umorale, ovvero di quelle piccole molecole chimiche che vengono disciolte all'interno del flusso ematico e che danno sensazioni o emozioni, ci rendiamo immediatamente conto che non rappresentano esattamente l'oggetto dell'attenzione, ma ne creano una sorta di analogia e per questo tipo di comunicazione viene chiamata comunicazione analogica e ha come riferimento non le parole come la comunicazione digitale, ma ha a che fare con le immagini e i segni o i simboli. Questo tipo di comunicazione è quello che di solito si chiama comunicazione non verbale. State attenti, all'interno di questa comunicazione non verbale c'è disciolta anche la comunicazione paraverbale. Spesso sentirete dire dai libri la comunicazione si divide in due, verbale e non verbale. Benissimo, laddove in questi libri si parla di comunicazione non verbale, al suo interno troviamo anche la comunicazione paraverbale, esattamente come avete scoperto nel video precedente, ovvero comunicazione 1. Assioma numero 5. La comunicazione può essere di due tipi. Comunicazione di tipo simmetrico, quando si parla a pari livello, per esempio due amici che parlano, o due colleghi di lavoro, o per esempio due compagni di università. E poi può essere di tipo complementare, ovvero quando i livelli in realtà sono diversi fra loro, per esempio una comunicazione fra madre e figlio o fra datore di lavoro e operaio, piuttosto che tra professore universitario e studente, oppure ancora fra medico e paziente. Bene, ecco raggruppati e spiegati questi 5 assiomi della comunicazione. Spero che tu ti sia incuriosito e ti sia accorto quanto è complesso parlare di comunicazione, proprio perché nel momento in cui parliamo di comunicazione stiamo facendo della metacomunicazione. Questi studi che sono stati svolti all'Università di Palo Alto in California da Paul Watzlawick e i suoi collaboratori ci fanno comprendere quanto l'essere umano in realtà abbia una capacità pazzesca che appunto si chiama comunicazione. La comunicazione è un qualcosa che caratterizza l'essere umano e quindi è bene sviluppare questo tipo di facoltà che abbiamo. Sappiamo benissimo che le persone che hanno una cattiva comunicazione e hanno un lessico veramente molto ridotto sono persone che poi inevitabilmente si attaccano a una dimensione più fisica e quindi o sono particolarmente emotivi e tendono a risolvere la questione comunicazione con un tipo di relazione di vicinanza, oppure addirittura sfociano nell'aggressività perché non riescono a comunicare con le persone e quindi non riescono bene a capirsi. Mentre usualmente le persone che hanno un buon lessico, hanno una buona comunicazione, tendono a farsi capire più o meno da chiunque. Badate bene, io non sono un grosso sostenitore delle persone che hanno troppo livello di comunicazione, perché poi si arriva all'esatto opposto, in cui sentiamo questi super professoroni che dicono parole allucinantemente difficili
che ogni 3x2 dobbiamo prendere il dizionario e andarci a leggere che cosa cavolo stanno dicendo. Possiamo però stare in una buona media e cercare comunque di fare della comunicazione una buona risorsa per le nostre relazioni. Mi auguro di averti dato diversi spunti per riflettere, per essere curioso, per andare a cercare su internet ancora di più rispetto magari agli assiomi della comunicazione. Mi raccomando, se dovessi leggere il libro I paradigmi della comunicazione, non ti spaventare se ci sono dei paroloni. Certe volte leggendo e rileggendo alla fine si riesce a comprendere qual è il significato delle cose che stanno dicendo. Quindi non mollare e vai avanti. Grazie mille, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!